Esiste un istante preciso nella vita in cui tutto cambia, un momento cruciale in cui la maschera cade, le illusioni svaniscono e ti rendi conto di una verità fondamentale. Sei nato libero, ma hai permesso al mondo di metterti in gabbia. Non una prigione di acciaio e cemento, ma una costruita da aspettative, giudizi e paure. Per anni hai creduto che la tua identità fosse definita dalle opinioni altrui, che il tuo valore dipendesse dall'approvazione esterna. Ma guardati dentro, in profondità, senti quel fuoco che brucia, è la tua essenza che si ribella, che urla libertà. Non sei destinato a vivere all'ombra di nessuno, sei un guerriero pronto a riconquistare la tua vita. Questo percorso inizia ora, in questo preciso istante. Da oggi niente e nessuno avrà più potere su di te. Prendi fiato, alza lo sguardo. Questa è la prima alba della tua nuova esistenza. Spezza le catene invisibili. Le vere prigioni non sono quelle costruite con mattoni e sbarre. Le prigioni più potenti sono quelle che non puoi vedere, quelle che ti porti dentro. Sono i pensieri limitanti che ti sussurrano «non vali abbastanza». Sono le abitudini negative che ti tengono bloccato in un ciclo infinito di mediocrità. Sono i ricordi dolorosi a cui ti aggrappi come se fossero tesori preziosi, mentre in realtà sono solo zavorre che ti impediscono di volare. Ti sei mai chiesto perché esiti quando dovresti avanzare? Perché ti ritrovi a ripetere gli stessi schemi distruttivi? È perché hai accettato queste catene invisibili come se fossero parte di te. L'approvazione altrui è diventata una necessità, la paura del giudizio, il tuo padrone silenzioso. L'uomo è disturbato non dalle cose, ma dal giudizio che dà delle cose, insegnava Epitteto. Quali giudizi hai interiorizzato che ora ti stanno imprigionando? Osserva attentamente la tua vita quotidiana. Nota come ti trattieni dal parlare in pubblico per paura di apparire stupido, come eviti di tentare nuove strade professionali perché qualcuno, anni fa, ti disse che non eri portato, come ti confronti costantemente con gli altri sui social media, sentendoti sempre inadeguato. Queste non sono tue scelte autentiche, sono le catene che parlano. Quelle voci critiche nella tua mente non sono le tue, sono echi di genitori, insegnanti, ex partner, colleghi a cui hai permesso di costruire un carcere dentro di te. Ogni volta che hai accettato un'etichetta negativa, hai aggiunto un mattone al muro che ti separa dalla libertà. Pensa a quante volte hai detto «non sono bravo in questo» o «questa cosa non fa per me», senza nemmeno provare. Quante opportunità hai lasciato passare perché qualcuno aveva piantato in te il seme del dubbio. Le parole hanno potere, specialmente quelle che ripeti a te stesso. Sono come incantesimi che modellano la tua realtà. Inizia oggi a essere consapevole del tuo dialogo interiore. Ascolta quelle frasi automatiche che ti limitano e chiediti: è veramente la mia voce o sto ancora ripetendo parole altrui? Per spezzare queste catene devi prima vederle. Devi portare alla luce quei condizionamenti nascosti nelle tue scelte quotidiane, quel bisogno ossessivo di compiacere, quella tendenza a sottovalutarti, quella propensione a scegliere relazioni che ti sminuiscono. Sono tutte manifestazioni delle tue catene. Il primo passo pratico è identificare una catena alla volta. Non cercare di liberarti di tutto contemporaneamente. Scegli un pensiero limitante specifico, come «non sono creativo» o «non merito successo», e sfidalo deliberatamente. Cerca prove che contraddicano questa convinzione. Sperimenta comportamenti che la smentiscano. Se hai sempre creduto di non essere creativo, dedica 10 minuti al giorno a un'attività artistica senza giudicare il risultato. Se pensi di non meritare successo, inizia a celebrare ogni piccola vittoria quotidiana. La consapevolezza è la chiave che inizia ad aprire la serratura. Quando riconosci i tuoi carcerieri interiori, cominci a indebolire il loro potere. Non sarai più un burattino mosso da fili invisibili, ma un essere umano che rivendica la propria sovranità. E ricorda, questo non è un processo istantaneo. Le catene che si sono formate in decenni non spariscono in un giorno, ma ogni anello che spezzi ti avvicina alla libertà autentica, quella che nessuno potrà mai più toglierti. L'arte del rifiuto consapevole.
Imparare a dire no è un'arte raffinata che pochi padroneggiano. Non si tratta semplicemente di negare, ma di affermare il proprio valore, di dichiarare che il tuo tempo, la tua energia e il tuo spazio emotivo sono risorse preziose che meritano rispetto. Per anni hai detto sì quando volevi dire no. Hai accettato responsabilità che non erano tue. Hai tollerato comportamenti inaccettabili. Hai permesso agli altri di scaricare i loro problemi sulle tue spalle già affaticate. Ogni sì forzato è stato un tradimento verso te stesso, un piccolo avvelenamento della tua autenticità. Seneca ci ricorda: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che le cose sono difficili. Il rifiuto consapevole richiede coraggio, ma genera libertà. Considera questo: ogni volta che dici sì a qualcosa che non desideri veramente, stai implicitamente dicendo no a qualcosa che ti sta a cuore. Quel sì a un incontro che ti annoia è un no al tempo che potresti dedicare alla tua crescita. Quel sì a una richiesta irragionevole è un no alla tua energia vitale. Inizia a vedere ogni decisione in questa prospettiva e la scelta diventerà più chiara. La prossima volta che ti senti in difficoltà a rifiutare, prova questo esercizio. Fai un respiro profondo e concediti 5 secondi di silenzio prima di rispondere. In quei 5 secondi chiedi a te stesso: se dicessi sì, lo farei per paura o per amore? Per compiacere o per contribuire autenticamente? Questa breve pausa interrompe il tuo automatismo del sì e crea lo spazio per una risposta più allineata. Quando inizi a dire no, alcune persone reagiranno male. Ti accuseranno di essere cambiato, di essere diventato egoista o insensibile. Questo accade perché beneficiavano del tuo sì automatico. Il loro disagio è la prova che stai riprendendo il controllo della tua vita. Un no potente non richiede spiegazioni elaborate. In realtà, quando inizi a giustificarti eccessivamente, stai comunicando che il tuo no è negoziabile, che può essere contestato. Prova a usare frasi come: purtroppo non potrò esserci, questa volta devo declinare, non è qualcosa che posso impegnarmi a fare ora. Semplice, diretto, rispettoso. Il rifiuto consapevole non è un atto di ostilità, ma un gesto di onestà e rispetto reciproco. Quando dici no, senza giustificarti eccessivamente, senza sentirti in colpa, stai comunicando che rispetti abbastanza l'altra persona da essere sincero e rispetti abbastanza te stesso da essere autentico. Sviluppa il tuo personale test del corpo per decidere quando dire no. Quando ricevi una richiesta, nota come reagisce il tuo corpo. Senti una contrazione allo stomaco, un peso sul petto, una tensione alle spalle. Il corpo spesso riconosce un no necessario prima che la mente razionale lo ammetta. Impara ad ascoltare questi segnali sottili. Inizia dalle piccole cose. Rifiuta quell'invito a cui non vuoi realmente partecipare. Di no a quella richiesta di favore che ti metterebbe in difficoltà. Ogni piccolo rifiuto costruisce il tuo muscolo dell'autodeterminazione. Un esercizio pratico è dedicare una settimana a rispondere "ci penserò e ti farò sapere" a ogni richiesta non urgente. Questo ti dà il tempo di consultare te stesso, lontano dalla pressione del momento. Potresti scoprire che molte cose a cui avresti detto automaticamente sì meritano in realtà un rispettoso no. Con il tempo scoprirai che dire no crea spazio per i sì che realmente desideri pronunciare, non dispersi in 1000 direzioni imposte da altri, ma concentrato verso ciò che ti fa vibrare di passione. Il tuo no non è negazione, è protezione dello spazio sacro della tua vita, dove solo ciò che è veramente importante può entrare. Trasforma le cicatrici in forza. Le ferite che porti dentro non sono solo segni di dolore passato, sono potenziali fonti di potere inespresso. Quando fuggi da esse, quando le nascondi sotto strati di negazione, quando le anestetizzi con distrazioni effimere, non fai altro che prolungarne l'influenza tossica sulla tua vita. Il vero coraggio non consiste nell'ignorare le proprie cicatrici, ma nel guardarle direttamente, nell'accoglierle come parti della tua storia. Non sono i momenti di gloria a forgiare il tuo carattere, ma quelli di difficoltà superata. Zenone affermava:
Nessuna perdita dovrebbe esserci più familiare della perdita del tempo, poiché è irrecuperabile. Non perdere altro tempo fuggendo dal tuo passato. Affrontalo, metabolizzalo, integra quelle esperienze nella tua identità. C'è una saggezza profonda nascosta nelle tue ferite. Quel tradimento ti ha insegnato a riconoscere i segnali d'allarme nelle relazioni. Quel fallimento professionale ti ha mostrato quali sono i tuoi veri valori. Quella perdita ti ha fatto scoprire una forza che non sapevi di possedere. Quando smetti di vedere il dolore come un nemico e inizi a considerarlo un maestro severo ma necessario, tutto cambia. La pratica del diario è uno strumento potente per trasformare le cicatrici. Dedica 15 minuti ogni sera a scrivere liberamente su un'esperienza dolorosa. Non censurarti, non giudicarti. Metti su carta tutte le emozioni, anche quelle che consideri negative o inaccettabili. Dopo una settimana, rileggi quanto hai scritto e nota come la tua prospettiva sia già iniziata a cambiare. Ripeti questo processo finché quella storia non diventa solo una storia, non più una prigione emotiva. La guarigione non è un percorso lineare, è un viaggio fatto di alti e bassi, di piccole vittorie e momentanee ricadute. A volte ti sembrerà di tornare al punto di partenza, ma non è così. Ogni volta che affronti le tue ferite, lo fai con una nuova consapevolezza, con strumenti più affilati. Un altro esercizio pratico è il dialogo con la ferita. Immagina che la tua ferita emotiva sia una persona seduta di fronte a te. Cosa vuole dirti? Di cosa ha bisogno? Da cosa sta cercando di proteggerti? Questo semplice atto di personificazione può trasformare un'energia paralizzante in una risorsa preziosa. Le persone che non hanno mai toccato il fondo non conoscono la gioia di risalire. Le persone che non hanno mai sentito il proprio cuore spezzarsi non sanno quanto possa diventare forte una volta riparato. Le tue lacrime non sono segni di debolezza, ma nutrienti per la tua anima in crescita. Circondati di persone che rispettano il tuo processo di guarigione, che non ti forzano a superare o andare avanti secondo i loro tempi. La guarigione autentica ha il suo ritmo, unico per ciascuno. Chi ti ama veramente rispetterà questo ritmo senza giudicare, senza forzare, senza minimizzare. Trasformare le cicatrici in forza significa accettare che non sarai mai la persona che eri prima del dolore. Sarai qualcuno di più profondo, più resiliente, più autentico. Qualcuno che può guardare negli occhi il proprio bambino interiore ferito e dirgli: «Ora sono io a proteggerti». Dalla ricerca di approvazione all'autoconvalidazione. L'incessante ricerca dell'approvazione altrui è una prigione dorata. Ti offre momentanee conferme, ma ti priva della tua autorità interiore. Hai sacrificato parti essenziali di te sull'altare del consenso, modificando comportamenti, opinioni e persino sogni per adattarti alle aspettative esterne. Questa dipendenza dall'approvazione non è casuale. È il risultato di un sistema che prospera sulla tua insicurezza, che ti vuole malleabile e compiacente. Ma rifletti, quante volte l'approvazione ottenuta ti ha lasciato veramente soddisfatto? O era solo un effimero sollievo prima della prossima dose? Marco Aurelio sosteneva: «Vivi come se fossi solo tu e gli dei a osservarti». Questa è l'essenza dell'autoconvalidazione. Vivere secondo principi interiori, non per gli applausi esterni. Osserva come la ricerca di approvazione si manifesta nella tua vita quotidiana. Controlli compulsivamente quanti mi piace riceve il tuo post. Ti vesti pensando a cosa piacerà agli altri, piuttosto che a ciò che ti fa sentire a tuo agio. Modifichi le tue opinioni in base a chi hai di fronte. Questi sono tutti sintomi di una dipendenza dall'approvazione esterna che erode lentamente la tua autenticità. Prova questo esperimento per una settimana. Prima di pubblicare qualsiasi cosa sui social media, fermati e chiediti: lo sto facendo per me o per l'approvazione degli altri? Se la risposta è la seconda, aspetta 24 ore e poi rivaluta. Questo semplice ritardo può interrompere il ciclo di dipendenza e riportarti alla tua verità. L'autoconvalidazione inizia quando smetti di cercare conferme fuori e inizi a trovarle dentro. Quando riconosci che il tuo valore non è determinato dai like sui social, dai complimenti dei colleghi o dall'approvazione familiare.
Il tuo valore è intrinseco, immutabile, indipendente dalle fluttuazioni dell'opinione altrui. Un potente esercizio per sviluppare l'autoconvalidazione è il dialogo con il sé più saggio. Siediti in un luogo tranquillo, chiudi gli occhi e immagina una versione di te più saggia, più anziana, che ha superato la necessità di approvazione esterna. Poni a questa versione di te domande su una situazione specifica in cui ti senti insicuro. Quali consigli ti darebbe? Quale prospettiva offrirebbe? Spesso la saggezza che cerchi all'esterno è già presente dentro di te. Le persone autenticamente attratte da te sono quelle che apprezzano la tua verità, non la tua performance. Sono coloro che rimangono al tuo fianco quando smetti di compiacere e inizi a essere. Queste sono le relazioni che meritano di essere coltivate. Fai un inventario delle tue relazioni attuali. Chi ti fa sentire giudicato? Chi ti fa sentire di dover indossare una maschera? Chi celebra la tua autenticità anche quando è scomoda? Questo non significa necessariamente tagliare i ponti con chiunque non rientri nell'ultima categoria, ma essere consapevole delle dinamiche può aiutarti a proteggere il tuo percorso di autoconvalidazione. La transizione dall'approvazione esterna all'autoconvalidazione può essere spaventosa. Ti sembrerà di camminare su un terreno instabile, privo di riferimenti familiari, ma con ogni passo diventerai più sicuro, più centrato, più in contatto con la tua bussola interiore. Un altro strumento pratico è il diario dei successi interiori. Ogni sera annota 3 momenti della giornata in cui hai scelto l'autenticità rispetto all'approvazione. Magari hai espresso un'opinione impopolare, hai scelto un'attività che ti nutre invece di una socialmente prestigiosa, o hai semplicemente permesso a te stesso di essere imperfetto senza autocritica. Celebra questi momenti come vittorie, perché lo sono. Inizia a chiederti: questo mi rispecchia veramente? Questa scelta onora chi sono? Diventa l'autorità della tua vita. Non cedere il potere decisionale a estranei che non conoscono il tuo cuore, le tue lotte, la tua unicità. Ricorda che l'approvazione più significativa è quella che viene da dentro. Quando ti guardi allo specchio e riconosci la persona che vedi come autentica e integra, non perfetta, ma perfettamente in cammino verso la propria verità. Riscrivi la tua identità. La tua identità non è scolpita nella pietra, non è definita dai tuoi fallimenti passati, dalle ferite subite o dalle etichette che altri ti hanno incollato addosso. La tua identità è un racconto in continua evoluzione, una storia che puoi riscrivere con consapevolezza. Per troppo tempo hai creduto alla narrazione limitante che ti raccontavi. Sono timido, non sono portato per la matematica, sono sempre sfortunato in amore. Queste frasi apparentemente innocue hanno plasmato la tua realtà, creando un circolo vizioso di conferme. Epitteto diceva: prima impara il significato di ciò che dici e poi parla. Le parole che usi per descriverti hanno un potere immenso. Sono semi che piantano il tuo futuro. Prova questo esercizio. Per una settimana intera, ogni volta che ti sorprendi a dire o pensare una frase che inizia con «io sono», seguita da un'etichetta limitante, sostituiscila con «finora ho scelto di». Questo semplice cambiamento linguistico trasforma un'identità statica in una scelta temporanea, aprendo la porta al cambiamento. Sono timido diventa «finora ho scelto di limitare le mie interazioni sociali». Senti la differenza? La seconda frase contiene già il seme della trasformazione. Riscrivere la tua identità significa prima di tutto diventare consapevole del dialogo interiore che conduci. Quali storie ti racconti? Quali convinzioni limitanti hai accettato come verità assolute? Identifica questi schemi di pensiero e inizia a metterli in discussione. Un altro potente strumento è la visualizzazione del futuro sé. Dedica 15 minuti alla settimana a immaginare, con il massimo dettaglio possibile, la versione di te che hai sempre desiderato essere. Come si muove questa persona? Come parla? Quali decisioni prende quotidianamente? Non limitarti a visualizzare i risultati esterni, successo, ricchezza, relazioni, ma concentrati soprattutto sulla qualità interiore di questa versione evoluta di te. Poi inizia a prendere in prestito piccoli comportamenti da questo futuro sé
integrandoli gradualmente nella tua vita quotidiana. La tua identità non è un monolite, ma un mosaico fluido di esperienze, valori, capacità e potenzialità. Alcune tessere sono state imposte da altri, altre sono il risultato di interpretazioni errate di eventi passati. È tempo di riorganizzare questo mosaico secondo il tuo autentico disegno. Prendi un foglio e traccia 2 colonne. Nella prima, elenca tutte le etichette che hai accettato come parte della tua identità: impaziente, pigro, non creativo, eccetera. Nella seconda colonna, trasforma ogni etichetta in una qualità in evoluzione. Impaziente diventa sto imparando a coltivare la pazienza. Pigro diventa sto scoprendo cosa mi appassiona veramente. Non creativo diventa sto esplorando forme di espressione che mi risuonano. Tieni questo foglio a portata di mano e consultalo quando ti sorprendi a ricadere nelle vecchie autodefinizioni. Non si tratta di negare il passato, ma di reinterpretarlo con compassione e saggezza. Quel fallimento che consideravi prova della tua inadeguatezza può essere riletto come un coraggioso tentativo, un necessario apprendimento. Quella relazione finita male non è la dimostrazione della tua incapacità di essere amato, ma un'esperienza che ti ha insegnato cosa desideri veramente. Un esercizio potente è scrivere la storia della tua resilienza. Invece di focalizzarti sui momenti in cui sei stato ferito o hai fallito, narra la storia di come ti sei rialzato, di cosa hai imparato, di come ti sei reinventato. Questo semplice cambio di prospettiva può trasformare una narrazione di vittimismo in una di emancipazione. Inizia a sperimentare nuovi modi di essere, sfida i confini autoimposti. Se ti sei sempre definito introverso, prova a iniziare conversazioni con sconosciuti. Se ti sei etichettato come non creativo, dedica tempo a un'attività artistica senza giudicare il risultato. Queste incursioni, oltre i tuoi confini usuali, ti dimostrano che l'identità è fluida, che puoi essere più di quanto hai permesso a te stesso finora. Sii paziente in questo processo. L'identità non si trasforma da un giorno all'altro. È come rieducare un muscolo atrofizzato. Richiede pratica costante, piccoli passi quotidiani, celebrazione dei progressi incrementali. Con il tempo, le nuove definizioni di te diventeranno sempre più naturali, fino a integrare completamente la tua nuova identità. Avanza con determinazione incrollabile. Il momento per agire è adesso, non domani, non quando ti sentirai pronto, non quando le condizioni saranno perfette. Adesso, con tutto il bagaglio di imperfezioni, dubbi e ferite non completamente guarite. La vita reale accade nell'imperfezione del presente, non nell'illusoria perfezione del futuro. Hai passato abbastanza tempo a contemplare il cambiamento, a pianificare il primo passo, a prepararti mentalmente per il salto. Ma la preparazione senza azione è solo un'altra forma di stagnazione. È tempo di muoversi con determinazione incrollabile. Cleante affermava: «Il destino guida chi acconsente, trascina chi resiste». La determinazione incrollabile non significa forzare gli eventi, ma allinearsi con il proprio scopo più profondo e avanzare con fiducia anche quando il percorso non è completamente visibile. Prova questo esercizio. Identifica il primo passo concreto, per quanto piccolo, verso un cambiamento che desideri da tempo. Non il piano completo, solo il primo passo. Potrebbe essere una telefonata che rimandi da mesi, un'iscrizione a un corso, una conversazione difficile ma necessaria. Ora, prima di continuare a leggere, fissa una data e un'ora precisa in cui compirai questa azione. Scrivila, condividila con qualcuno di fidato, inseriscila nel calendario. Questo semplice atto di impegno concreto rompe l'inerzia della procrastinazione. La determinazione di cui parlo non è un'esplosione momentanea di motivazione. È un fuoco costante che continua a bruciare anche quando l'entusiasmo iniziale svanisce. È la capacità di continuare anche quando nessuno sta guardando, anche quando i risultati tardano a manifestarsi. Un altro strumento potente è il rituale dell'azione quotidiana. Scegli un'ora specifica ogni giorno, dedicata esclusivamente all'avanzamento del tuo obiettivo principale.
Possono essere anche solo 15 minuti, ma devono essere sacri, protetti da distrazioni. Non importa quanto ti senti stanco o demotivato, quei 15 minuti sono non negoziabili. Questa pratica quotidiana costruisce un momentum che supera la resistenza della mente. Le persone ordinarie si fermano di fronte alla prima difficoltà. Le persone straordinarie continuano ad avanzare nonostante le difficoltà, non perché non provano paura o dubbi, ma perché hanno imparato a muoversi insieme a questi sentimenti, senza lasciarsi paralizzare. Sviluppa la consapevolezza delle tue scuse preferite. Tutti abbiamo un repertorio di giustificazioni che usiamo per rimandare l'azione. Sono troppo stanco oggi. Aspetto il momento giusto. Devo prima studiare di più l'argomento. Annota le tue scuse ricorrenti e crea una risposta specifica per ciascuna. Quando la mente tira fuori la vecchia scusa, sei già pronto a neutralizzarla. Ogni giorno compi una piccola azione coraggiosa, qualcosa che ti spinge leggermente oltre la tua zona di comfort. Non deve essere grandioso o eclatante. Piccoli passi consistenti creano cambiamenti duraturi. Il metodo dei 5 minuti è particolarmente efficace per superare la resistenza iniziale. Quando ti senti sopraffatto o riluttante, impegnati a dedicare solo 5 minuti all'attività. Spesso, una volta iniziato, continuerai naturalmente oltre i 5 minuti. Il più grande ostacolo è sempre l'inizio, e questo metodo lo rende gestibile. La determinazione incrollabile si nutre di chiarezza. Devi sapere cosa vuoi veramente, al di là delle aspettative sociali o familiari. Qual è la visione che ti fa battere il cuore? Qual è il contributo unico che solo tu puoi dare? Connettiti con questo scopo più profondo e lascia che diventi il tuo faro nei momenti di confusione. Crea un consiglio dei saggi immaginario. Identifica 3-5 persone, reali o storiche, che incarnano la determinazione che aspiri a manifestare. Nei momenti di dubbio o paura, chiediti: cosa farebbe questo saggio in questa situazione? Questa semplice tecnica può sbloccare prospettive e soluzioni a cui la tua mente limitata dall'ansia non ha accesso. Non permettere a nessuno di spegnere la tua determinazione. Ci saranno persone che dubiteranno di te, che cercheranno di riportarti nella vecchia versione di te stesso, quella che era prevedibile e non minacciava il loro status quo. La tua evoluzione può risultare scomoda per chi ha basato la propria relazione con te sulle tue vecchie limitazioni. Ricorda che il fallimento non è l'opposto del successo, è parte di esso. Ogni no ti avvicina al sì decisivo. Ogni errore ti insegna cosa non funziona. La determinazione incrollabile non significa non cadere mai. Significa rialzarsi ogni volta con una nuova comprensione, un nuovo approccio, una rinnovata chiarezza sulla direzione da seguire. È questa resilienza che, nel lungo termine, fa la differenza tra una vita di rimpianti e una di realizzazione. La sovranità ritrovata. Hai percorso un viaggio straordinario, dal riconoscimento delle tue catene invisibili fino all'avanzare con determinazione incrollabile. Ogni capitolo ti ha avvicinato a una verità fondamentale. La sovranità sulla tua vita appartiene solo a te. Non è un dono che qualcuno può farti, né un privilegio che qualcuno può revocarti. È il tuo diritto di nascita che oggi rivendichi pienamente. Marco Aurelio ci ricorda: molto presto avrai dimenticato tutto, molto presto tutto avrà dimenticato te. In questa brevità della vita sta il tuo potere. Non hai tempo da perdere vivendo secondo regole che non hai scelto, inseguendo sogni che non ti appartengono. Un esercizio potente per integrare pienamente questa sovranità è il rituale della dichiarazione mattutina. Ogni mattina, prima di controllare email o social media, dedicati 5 minuti a riaffermare la tua sovranità. In piedi, con postura eretta e respiro profondo, dichiara ad alta voce: io sono l'autorità della mia vita. Io decido come rispondere agli eventi. Io scelgo i miei pensieri, le mie azioni, i miei valori. Oggi scelgo consapevolmente di vivere secondo la mia verità più alta. Questo semplice rituale riprogramma il tuo sistema nervoso, creando nuove connessioni neurali allineate con la tua sovranità. La sovranità ritrovata non è arroganza o isolamento,
È la capacità di stare al centro della tua vita, di prendere decisioni allineate con i tuoi valori più profondi, di creare confini sani che proteggano la tua essenza. È la libertà di dire sì a ciò che ti nutre e no a ciò che ti svuota, senza dover giustificare queste scelte a nessuno. Questa sovranità si manifesta anche nella gestione delle emozioni. Non sei più schiavo di reazioni automatiche. Quando sorge un'emozione difficile, la osservi, la accogli, ma decidi tu come rispondere. Sento rabbia, ma non sono la rabbia. Posso scegliere la mia risposta. Questo spazio di consapevolezza tra stimolo e reazione è il tempio della tua sovranità. Coltivalo quotidianamente. Hai compreso che le opinioni altrui sono solo questo: opinioni, non fatti, non verità assolute, non sentenze definitive sul tuo valore. La tua autostima non è più un vaso fragile nelle mani degli altri, ma una fonte interna che si rigenera continuamente. Un potente esercizio per consolidare questa comprensione è il protocollo delle proiezioni. Quando qualcuno esprime un giudizio su di te, invece di reagire immediatamente, fai 3 respiri profondi e chiediti: cosa dice questo giudizio sulla persona che lo esprime? Quali suoi bisogni, paure o desideri si stanno manifestando attraverso queste parole? Questa pratica ti aiuta a non prendere personalmente le opinioni altrui, preservando la tua sovranità emotiva. Le ferite del passato non sono più catene che ti trattengono, ma cicatrici che testimoniano la tua resilienza. Hai trasformato il dolore in saggezza, l'insicurezza in compassione, la paura in coraggio. Non sei più definito da ciò che ti è accaduto, ma da come hai scelto di rispondere. Mantieni viva questa trasformazione attraverso il diario della resilienza. Ogni settimana documenta almeno un episodio in cui hai risposto a una sfida in modo diverso rispetto al passato. Dove prima vedevi solo problemi, ora vedi opportunità. Dove prima reagivi con rabbia o paura, ora rispondi con calma e chiarezza. Questo registro dei cambiamenti diventa una potente testimonianza della tua evoluzione. La sovranità ritrovata si manifesta nella tua presenza. C'è una nuova calma nei tuoi occhi, una nuova fermezza nel tuo passo. Non cerchi più di farti piccolo per non disturbare, né di farti grande per impressionare. Occupi esattamente lo spazio che ti spetta, né più né meno. Questa presenza autentica può essere coltivata con la pratica del radicamento quotidiano. Almeno una volta al giorno, fermati ovunque ti trovi. Senti i piedi ben saldi sul terreno, respira profondamente nell'addome, riporta la consapevolezza alla colonna vertebrale e immagina di essere un albero con radici profonde e rami che si estendono verso il cielo. In questa postura afferma silenziosamente: sono qui, sono presente, sono sovrano. Questa pratica ti ancora nel momento presente, dove risiede il tuo vero potere. Questa sovranità si esprime anche nelle tue relazioni. Attiri persone che rispettano i tuoi confini, che celebrano la tua autenticità, che contribuiscono alla tua crescita. Le relazioni basate sulla dipendenza o sul controllo non hanno più posto nella tua vita. Fai un inventario regolare delle tue relazioni usando il test dell'energia. Per ogni persona significativa nella tua vita, chiediti: dopo aver passato del tempo con questa persona, mi sento energizzato o prosciugato? Mi sento più connesso con me stesso o più distante? Questo non significa tagliare automaticamente chi ti prosciuga, ma essere consapevole della dinamica e stabilire confini appropriati. Da oggi, ogni tua scelta rafforza questa sovranità. Ogni volta che onori i tuoi bisogni, ogni volta che parli con la tua voce autentica, ogni volta che agisci in allineamento con i tuoi valori, il messaggio è chiaro: niente e nessuno ti controllerà mai più. Il percorso non è terminato. La sovranità è una pratica quotidiana, non una destinazione finale. Ci saranno giorni in cui le vecchie abitudini cercheranno di riprendere il controllo, ma ora hai gli strumenti per riconoscerle e la forza per scegliere diversamente. Hai un piano di emergenza sovrana, una serie di azioni predefinite da compiere quando senti che stai scivolando verso vecchi schemi. Può essere meditare per 10 minuti, chiamare un amico di fiducia, scrivere nel tuo diario, fare attività fisica intensa. Qualsiasi cosa ti riporti al tuo centro di potere. Porta questa sovranità in ogni aspetto della tua vita.
nel lavoro che svolgi, nelle cause che sostieni, nell'amore che condividi. Lascia che la tua libertà interiore diventi una luce che illumina non solo il tuo cammino, ma anche quello di chi ti circonda. Ricorda sempre, sei nato per essere sovrano della tua vita. Ogni passo che compi in questa consapevolezza è un atto rivoluzionario in un mondo che preferisce persone disconnesse dal proprio potere. La tua libertà non è solo un dono per te stesso, ma un invito per gli altri a reclamare la propria. Come insegna la filosofia stoica, la vera libertà non è l'assenza di ostacoli esterni, ma la presenza di forza interiore. E questa forza tu l'hai ritrovata. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.